Ciao da Dave, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 40. Qual è la forcella migliore? Ascolta me, ora te lo spiego. C'è una caratteristica che ritengo assolutamente importante e primaria rispetto a tutte le altre per avere una forcella top di gamma, massima prestazione. Questa caratteristica è la rigidità. Molti credono che la rigidità sia una cosa negativa, infatti quando dico a qualcuno guarda questa qui è rigidissima, loro mi rispondono no, ma io sono uno che va piano, la voglio morbida. Ora, la rigidità di una forcella può essere intesa in due modi, rigidità strutturale o rigidità di settaggio. Di norma si tende a parlare a livello tecnico di rigidità strutturale, però l'utente comprende male e lo va a inserire in un contesto di idraulica dura, di molla dura, di tanta progressione, token e altri mille discorsi. Io voglio rigidità per un semplice motivo di struttura, perché una struttura rigida durante la botta non flette, non si piega e quindi fa il suo lavoro per il quale è costruita, ovvero scorre un tubo dentro l'altro. Stiamo parlando di forcelle, sono telescopiche di norma. Quando io vado in bici, di norma gli impatti sulla forcella primari sono due e sono quelli da davanti o quelli dal di sotto. Quelli dal davanti è chiaro, io impatto gli ostacoli e quelli dal di sotto sono quando io atterro e vogliono far aprire la forcella. La forcella prendendo il colpo si muove tutta perché qua sopra il vincolo dove è attaccata la serie sterzo non è abbastanza solida. Succede che io quando prendo i colpi la forcella si muove tutta e non ammortizza. La seconda cosa che succede invece è una flessione della forcella stessa ed è questa. Io prendo un colpo in avanti, la forcella qui sta bella ferma, però poi si piega e diventa una banana al contrario, oppure io atterro dal salto, lei cosa fa? Si piega al contrario. Se io prendo due tubi, li faccio scorrere uno dentro l'altro e io li piego e voglio continuare a farli scorrere, loro non scorrono più, perché quando io piego un tubo si ovalizza. E un'ovalizzazione dentro un'altra ovalizzazione di due diametri diversi che sono un tubo dentro l'altro vanno a fare una contrapposizione o comunque vanno a rovinare una precisione di boccole, quindi io non voglio che la forcella pieghi così, ma altresì non voglio che la forcella faccia così, cioè rimanga dritta con i due tubi ma pieghi alla base che è il punto di vincolo, cioè la piastra, serie sterzo piastra. Detto questo, spieghiamo a livello fisico perché è importante che la piastra sia altamente solida. Questa è una mensola. Io ho parlato già molto di forcella come una mensola, c'è un elemento a sbalzo attaccato a qualcosa. Attaccato a cosa? Al nostro telaio, la serie sterzo, che è il punto di vincolo, questo. Ok? E io applico delle forze in testa alla mensola, in punta. Perché? Perché le forze nella forcella le prendo dall'asse della ruota. Se lo giro così, qua c'è la ruota, io vado, prendo i colpi, oppure atterro e prendo i colpi dal basso. Quindi la mensola per me è una forcella. Nella mensola c'è un punto dove la forza applicata, se io applico delle forze in punta, viene avere il valore maggiore ed si chiama momento flettente. Il momento flettente è, il momento in architettura è un braccio per una forza. Io la forza l'ho in punta, il braccio è la lunghezza della forcella o della mensola e qui io ho il punto di forza maggiore, ovvero il momento massimo, e questo è il grafico della forza del momento in gioco, momento flettente. Questo per dirvi che non è importante che la forcella sia grossa dove io metto il carico e poi piccola, per esempio così, dove l'attacco. È importante che sia il contrario, io voglio che sia grossa la base dove c'è tanto momento, dove c'è tanta forza e poi posso anche farla più piccola dove poi l'attacco alla ruota. Sono due concetti diversi, però siccome la forcella telescopica sono due tubi, c'è sempre un tubo, un maschio che entra dentro una femmina, uno grosso e uno più piccolo. Il grosso è la femmina e il piccolo è il maschio. Noi abbiamo queste due soluzioni. La migliore, considerato che sul grafico la forza più grossa è alla base, al vincolo, la migliore è quella dove io ho più grosso la parte attaccata al vincolo, cioè alla serie sterzo. E in queste situazioni qui abbiamo già subito capito che la forcella tradizionale, quella più comunemente diffusa, non è la soluzione tecnica
migliore ad avere una contrapposizione di forza di momento flettente alla base della forcella, cioè al punto di vincolo. Cosa significa? Che se io ho la serie sterzo qua e la serie sterzo qua in due casi, e qui ci metto un tubo grosso o qui ci metto un tubetto piccolo e poi ci metto il tubo maschio o femmina che sia, l'altro, in questo caso metto il piccolo dentro e il grosso all'esterno, ok? Nell'altro caso invece ho messo il grosso all'esterno e il piccolo sotto, così. Quale delle due forcelle sarà capace a parità di diametro di materiale a muoversi meno in maniera rigida completa in punto di vincolo? Questa qui. Ma guarda caso questa qui non è la forcella che è più diffusa. La forcella più diffusa è questa, dove io ho uno stelo piccolo visibile sopra, questo, e un fodero grosso sotto. Lo stelo gli entra dentro. Questa è fisica, fisica, architettura, costruzioni, chiamiamola come vogliamo, meccanica, ok? Questa è la forcella migliore. Quindi dal mio punto di vista, se uno mi chiede qual è la forcella migliore, gli rispondo quella che è più rigida nella parte alta della forcella, cioè vicino alla serie sterzo. E qual è la forcella più rigida nella parte alta di norma? Quella che ha lo stelo più grande, è vero, però se lo stelo più grande si inserisce in un vincolo, che è quindi dove si attacca la piastra, che non è abile a tenere quella forza grossa, questa, a quel punto non serve a niente, perché lei è vero che scorre, ma quando prende le botte si piega tutta e a quel punto siamo di nuovo da capo. Quindi non serve ingrandire gli steli in maniera disumana se io non vado a sovradimensionare la piastra, se è singola, visto che abbiamo parlato solo di monopiastra, in maniera adeguata, perché comunque io la forza ce l'ho qui. Avrò solo dei benefit, ma in maniera parziale. Invece è molto meglio fare una piastra disumana, o ancora meglio, ecco qua la soluzione definitiva, farne due. Perché se io ho due piastre, ho due punti di vincolo ed è molto molto forte il sistema, a quel punto lui non fletterà più durante le botte. L'unica flessione che avverrà rispetto alla monopiastra sarà la flessione stessa dei due tubi uno dentro l'altro, che comunque si spera sia minima rispetto a quanto si muove in piastra. Io credo che tutti abbiamo guardato mentre pedaliamo su asfalto la ruota davanti, l'asse davanti, e abbiamo visto che quando prendiamo i tombini vediamo la forcella che fa così, leggermente, la monopiastra. Se noi lo facciamo con una doppia piastra di una certa solidità, lo farà molto molto meno. Ecco lì che è spiegato punto di vincolo e perché io prediligo le forcelle doppia piastra. Esiste un settore dove la doppia piastra non può essere montata, che è un settore dove il peso è l'unico elemento fondamentale, cioè il cross country magari, oppure il portage in montagna, gente che vuole le bici da 11 kg, 12 kg, allora caricarsi 7 etti, mezzo chilo, 8 etti, 1 chilo di più rispetto a una forcella monopiastra, per loro non è ammissibile. Per quanto mi riguarda, tutte le bici da enduro, dove tanto io faccio l'asfalto salire tranquillo, poi in discesa full gas, no? A questo punto qua tutte dovrebbero avere la doppia piastra. Downhill ce l'hanno già, e bike soprattutto. Sono stato uno dei primi anni fa a montare le doppia piastra su le Kenevo e le Kenevo e anche altre marche, Fantic eccetera. Sono grande sostenitore di questo discorso qua. È importante che il sopra, che il vincolo sia solido. Adesso quindi, avendo capito che la forcella migliore dal mio punto di vista, se uno vuole andare forte forte, è la doppia piastra, c'è da fare una grossa distinzione tra doppia piastra a stelo rovesciato e stelo tradizionale. Ed è la seguente. Ho disegnato una forcella a doppia piastra a stelo rovesciato sulla destra, quindi USD, Upside Down Fork, e una forcella a stelo tradizionale a doppia piastra. La monopiastra, questa, ha molta flessione in questo punto, quindi a livello tecnico, se vuoi tanta ammortizzazione, non la voglio considerare. Consideriamo queste due forcelle. C'è 2 o 3 grosse differenze per le quali una di queste due surclassa la grande l'altra. Allora, innanzitutto nella tradizionale abbiamo un fodero sotto che può essere diciamo 60 mm e una gamba sopra che per esempio può essere ovviamente più piccola del fodero, diciamo 50. E c'è una certa scorrevolezza. Nella forcella a stelo rovesciato invertiamo le cose, quindi mettiamo il 60 sopra e il 50 sotto.
E fin qui tutto chiaro. Nella forcella a stelo tradizionale abbiamo la gamba che entra dentro il fodero con un certo accoppiamento tra le due gambe, cioè loro si toccano, ovviamente devono entrare una dentro l'altra per un po', altrimenti si smonterebbe tutto. Di quanto? Di una certa altezza, che è questa, che tra l'altro equivale dalla distanza delle due boccole, perché le boccole di norma sono messe il più possibile esterne, lontane una dall'altra all'interno del fodero. Nello stelo rovesciato queste boccole sono messe qua e qua, e questa distanza è anche 2 volte più grande. Come mai? Perché qui quando io comprimo la forcella, la piastra mi va a toccare dentro il paraolio che vedo di solito sopra qui nel fodero, cioè è il fodero che tocca la piastra, e quindi ho una distanza utile di corsa, diciamo che sia 200, e devo avere anche la stessa distanza sotto, perché lei deve entrare una dentro l'altra, quindi 200 anche sotto. Quindi io ho un overlap, si dice, di boccole di stelo e fodero di una certa lunghezza x. Nello stelo rovesciato, siccome la gamba è più piccola di quella che tiene tenuta dalle piastre, io la posso fare entrare fino in cima. A fondo corsa, la forcella a stelo rovesciato, la gamba va fino in alto, va fino a toccare il tappo quasi. Quindi io posso farla molto più lunga, posso avere l'overlap molto più lungo, le boccole molto più distanti, e tra l'altro posso anche far sì che la boccola superiore sia fatta in maniera che scorra avanti e indietro, quindi più va in compressione la forcella, più le boccole sono separate, l'overlap aumenta. Sono tutte cose squisite rispetto all'altro sistema. Tra l'altro la corsa è sempre 200, tutto uguale, peccato che loro partono molto più rigide e riescono ad andare fino in fondo. Quindi punto numero 1, perché questa forcella qui è migliore. Seconda cosa, l'abbiamo vista prima con il grafico della forza e il momento flettente alla base. Questa alla base, cioè in questa zona qui, ha uno stelo da 60, questa alla base ha uno stelo da 50 a parità di costruzione. Quindi questa è più solida alla base, flette meno perché ha il tubo grosso che arriva fino a una certa altezza, mentre l'altro è un tubo da 50 più piccolo. E inoltre, l'ultima cosa, l'olio qui tende ad andare verso le boccole e rimanere in boccola, nell'altra l'olio mi si siede alla base della gamba, e poi sì, per sbattimento va un po' su, va in giro, c'è le spugnette eccetera, però comunque sta di fatto che qui l'olio ci va per gravità. Esiste ancora una cosa che è la massa che è appesa, quindi quella che si muove. A parità di dimensioni di materiale e di tipologia di materiale, lo stelo rovesciato ha meno massa sotto e quindi la sospensione reagisce meglio. In ultima cosa, qui io ho un bel archetto e siamo tutti contenti. Nello stelo rovesciato l'archetto non esiste, e questa cosa ha creato mentalmente molti problemi e li crea ancora. A mio parere non esistono problemi, e il perché è il seguente. Allora, la forcella sono 2 binari. I binari si chiamano così perché devono andare paralleli, non ci sono i binari che vanno divergenti, trapezoidali, giusto? Quindi, se io metto un elemento fisico che è l'archetto, che mi unisce 2 binari, che sono i foderi, ma per caso sopra le piastre sono di 1 centesimo, 2, quello che sia, di un'entità differente su un diverso piano di parallelismo, succede che la forcella poi scorre dove non vuole scorrere, dove non dovrebbe. Io ho 2 assi, 2 Y, Y1, Y2, gamba destra, gamba sinistra, che devono andare perfettamente verticali. Verticali, per farvi capire. Se io questo archetto ce l'ho, ma per costruzione, per fusione, per assemblamento, ha qualche mini deviazione dalla perfezione teorica, la forcella scorre di una certa entità. Ma se io tolgo questo archetto, se io lo seguo in 2, le forcelle aumenterebbero molto meglio la scorrevolezza. Ci sarebbero poi tutta una serie di altri problemi, perché sono state costruite che devono funzionare con l'archetto, ma quelle senza archetto, avendo tutte le cose molto più grosse, riescono a lavorare senza archetto, e quindi non hanno questo problema di forzatura del parallelismo, magari in un punto dove non deve essere parallelo. Però le forcelle a stelo rovesciato hanno un asse che di norma sulla gamba destra può scorrere nel piedino della forcella. Questo significa che io, quando monto la forcella, posso decidere se aprire o chiudere la gamba destra e quindi dare il parallelismo o toglierlo. Se per caso le piastre sono un po' più storte o ho qualche problema, io riesco sempre a posizionare le mie 2 gambe in maniera neutra di parallelismo, molto perfetta, piuttosto che l'altra. Ci sono marchi che hanno di recente, ma anche da un po', introdotto lo stesso tipo di piedino anche in quel sistema lì,
che è un'ottima cosa, però rimane il fatto che per esempio la piastra superiore, l'archetto forza le boccole superiori a una certa distanza. Io sotto posso decidere, ma sopra no. Quindi questo sistema qua senza l'archetto ha 1000 vantaggi in più rispetto a quello dell'archetto. Infine, facendo qualche risata, si potrebbe dire che allora tutti quelli che nel 1990 nelle moto, le grandi compagnie giapponesi, americani, produttori di forcelle dalla Svezia all'America al Giappone, hanno abbandonato il sistema tradizionale passando al rovesciato, sono tutti dei pirla, perché non hanno capito niente. Mi viene un po' da ridere, no? Io ho investito molto su queste ricerche e sono arrivato a questa conclusione. Quindi la forcella ideale qual era? L'ho detto all'inizio della trasmissione, della puntata. La forcella ideale forse deve ancora arrivare. Sicuramente se io voglio andare veramente forte prendo uno stelo rovesciato, doppia piastra perché ho il punto di vincolo forte, scorre bene, ho le boccole bagnate e ci sono altre 1000 situazioni per la quale la vedo veramente veramente idonea. Anche le bike, soprattutto ad oggi ci sono bici da 25 kg, ci sono rider da 80, 90, 100, 105, 110 a volte. L'insieme veicolo-uomo-veicolo è veramente veramente un grosso peso. Io ho bisogno che questa forcella non vada in giro, non fletta, e quindi questa qua è la soluzione. Spero di essere stato chiaro. Se avete l'argomento ovviamente è molto ampio, quindi commenti sotto, domande sotto e vediamo di sviscerarlo giorno per giorno. Se avete cose, quindi qua. Like per supportarmi, Instagram, Facebook, YouTube. Grazie di tutto. Ciao da Dave. Ride safe.